è proprio il momento del Napoli. È il loro momento. È il momento di festeggiare e per farlo si concedono un altro regalo gigantesco. Perché portare De Bruyne al Napoli, ragazzi, è qualcosa che mediaticamente forse viene veramente soltanto dopo l'acquisto di Ronaldo alla Juventus. Mediaticamente, sì, sì, perché io ascoltavo vari anche podcast e me compreso, no? Quando uscì inizialmente questa voce, ma chi ci credeva? Ma sì, De Bruyne, sì, ma va via dal Manchester City, vediamo, andrà a prendere i, i soldi veri in Arabia, i soldi veri, che poi i soldi veri li prendono già, tra l'altro, ma vabbè, oppure ancora, non lo so, in premio, vediamo, siamo ai dettagli. Ragazzi, non lo dico io, non lo dico io, lo dicessi io, vabbè, ma lo dice la fonte più autorevole. Chi è più autorevole di Fabrizio Romano? E per essere più precisi, tramite il canale YouTube Fabrizio Romano in italiano, Matteo Moretto ci spiega proprio nei dettagli la situazione. E veramente, come ho già detto, siamo ai dettagli. Pare che siamo in procinto a... Sì, siamo. Ci butto anche io. No, sapete perché questo Gapsus, sì, Gapsus che ho detto, ma stamattina lapsus freudiano, perché portare De Bruyne in Serie A comunque è una roba buona, eh. È una roba che buono, no, come si diceva per esempio l'altro giorno, e quella, ahimè, è una di quelle proprio invece Butad, Klopp alla Roma. Ma venite, ma venite, assolutamente vi prego. Ehm, E questo è il discorso. Pare che siano in procinto anche di settare, di impostare le visite mediche. Ne parliamo, signori miei, ne parliamo anche perché non è l'unica notizia ehm, che, che circola lato Napoli. Ci sono anche altri giocatori che potrebbero arrivare o comunque in cui il Napoli è davanti alle competitors. Competitor. Va, ne parliamo. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per l'amico algoritmo, iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. E ho detto ieri, lo ricordo anche oggi, questa sera, poi andiamo a vedere un pochettino cosa succederà nella lotta Champions. Si chiuderanno i giochi e quindi din don attivate anche la campanella. Grazie signori miei, ma grazie davvero. Anche ieri in tanti commenti, tanto supporto, ecco, grazie davvero. Per il discorso De Bruyne, andando dal punto di vista contrattuale, pare che per il ragazzo siano pronti 10 milioni alla firma, perché poi, come diciamo sempre, e questo vale per tutte le squadre, anche per l'Inter, quando si parla sempre di parametri zero, c'è sempre una somma che tu devi in qualche modo sborsare, se non la sborsi per il cartellino comunque te la chiedono in qualche modo. 10 milioni alla firma e poi 5 milioni di ingaggio per i primi 2 anni e poi c'è il bonus per il... o meglio, scusate, 6 milioni per i primi 2 anni e poi c'è l'opzione del terzo, opzione riservata al Napoli, dove il giocatore percepirebbe 5. Questo è il valore e la bontà del contratto e come vi dicevo, il giocatore che deve decidere ad oggi tra Napoli e pare Chicago, no? L'MLS è molto molto invece indirizzato verso la cittadina di Napoli, anche perché se vuoi rimanere nel calcio che conta, ricordiamoci che l'anno prossimo il Napoli, oltre a giocare da campione d'Italia in carica, si giocherà la Champions League e con Spalletti arrivò a un quarto di finale, ricordiamoci anche questo. Mettiamo tutto sul piatto, ci arrivò
annichilendo una squadra come il Liverpool e giocando in maniera molto molto competitiva. Mi ricordo anche il quarto di finale con il Milan. Quando io sono andato dritto ad elogiare De Laurentiis, non è che lo faccio così, perché sì, no, non mi va a dire, perché davvero questo signore l'ha portata a un'altra dimensione il Napoli e c'è poco da fare. E in tanti dicono giustamente, senza Conte non l'avremmo vinto lo scudetto, ma chi lo ha portato Conte? E io punto sempre lì. E in tanti per sminuire quanto fatto da De Laurentiis, sapete che dicono? Ma De Laurentiis è lo stesso che vende Kvara a gennaio. Ma perché Kvara va via a gennaio? Perché Kvara vuole andare via a gennaio? Perché ha litigato con De Laurentiis? Non credo. A parte che va via per 70 milioni, quando invece viene acquistato per uno sputo praticamente, se lo parametriamo al valore del giocatore, a quello che è Kvara, perché vuole andare via? Perché vuole andare via? Perché? Perché non si trova bene col progetto tecnico, perché non si trova bene nell'impalcatura tattica di Conte. Cioè, di questo non parla nessuno, no? Sembra che il cattivone invece è soltanto De Laurentiis. È il segreto di Pulcinella dire che per Conte era più importante Politano, tatticamente parlando di Kvara. E l'abbiamo vista anche la prima parte stagionale di Kvaratskhelia. Quindi, cioè, dare addosso a De Laurentiis come il portatore di tutti i mali per difendere invece l'altra parte, mi sembra veramente una roba fuori luogo. E in tanti poi dicono, sì, l'ha venduto, però poteva investire già a gennaio, no? E perché ti devi far spennare? Perché devi andare a pagare Garnacio 70 milioni? Ma perché lo devi andare a pagare 70 milioni a un giocatore che non li vale? La grandezza di De Laurentiis è proprio quella, di non farsi mai spennare. E solo così puoi rimanere competitivo, perché se ti fai spennare oggi e ti fai spennare domani, dopo un po'... perché i soldi li caccia lui, non è che li deve cacciare qualcun altro, questo è il discorso. E dopo un po' finisce il giochino, invece la bravura di De Laurentiis sta proprio qua. E magari Garnacho se lo va a prendere quest'estate, dove non lo paghi 70 ma lo andai a pagare 40-50. Per dire, no? Ma se non prendi Garnacho ne prendi un altro. Adesso vai a prendere De Bruyne perché magari è l'occasione giusta. E se De Bruyne sta bene, ragazzi, è qualcosa di clamoroso. Perché De Bruyne, ricordiamolo, quest'anno ha avuto qualche problemino, un mesetto, no? Per il problema al bicipite femorale. L'anno scorso il problema alle ginocchia, no? No, alla coscia, scusate. È stato forse 3-4 mesi, ma quest'anno comunque mi pare che abbia giocato, fatemi vedere, 27 partite in Premier League. Cioè, sì, ne ha fatte 27, quindi ha giocato 1700 minuti. Giocatore che anche se gioca 25 partite in Serie A, quelle 25 che fa la differenza, ragazzi. C'è poco da dire. Centrocampo, Lobotka, De Bruyne, McTominay diventa immediatamente, secondo me, il miglior centrocampo della Serie A. Ecco, poi non vanno valutati i nomi, ma va valutato l'alchimia, ed è questo che fa la forza dell'Inter, invece, per quanto mi riguarda, e la fa da anni. Eh, eh, e anziché dare merito a Inzaghi, no, gli si dà contro perché poi se non vinci gli dai contro. Ma anche qui andrebbero aperti altri discorsi. Comunque, ribadisco, De Bruyne vicinissimo, questo veramente sarebbe un colpo clamoroso ed è un colpo che è prossimo ad arrivare. Davvero credo che a questo punto l'80% De Bruyne veramente vestirà la maglia azzurra, anche qualcosa in più. Poi le trattative possono sempre cambiare, lo sappiamo bene, finché non c'è nero su bianco, mai dire è fatta al 100%. Non è l'unico giocatore, ve lo dicevo prima, lo ribadisco adesso, pare che anche Jonathan David sia sul taccuino e, come ci diceva sempre Moretto tramite il canale di Fabrizio Romano, il Napoli è la squadra più avanti rispetto a tutte le altre, almeno tutte le altre italiane, e già anche questo vi fa capire. E poi dietro si parla anche di Ismaili, sì, di Ismaili.
E quindi è un Napoli attivissimo, è un Napoli che giustamente l'anno prossimo, quest'anno giocavi 38 partite e la rosa per le 38 partite ce l'hai, quest'anno De Laurentiis lo sa bene, cioè la prossima stagione lo sa bene, devi andarti a giocare alla Champions, avrà l'allenatore che allenerà il Napoli, avrà la squadra anche per la Champions, poche storie e poche chiacchiere. Poi per concludere, giusto una piccola parentesi, Ehm, Inzaghi e questa squadra, io non mi ricordo neanche i nomi di queste squadre eh, arabe praticamente. Una porta che non sembrerebbe essere chiusa assolutamente, anzi dopo la finale di Champions League Inzaghi valuterà il da farsi. Io pensavo che fosse soltanto una stupidaggine, invece devono, è una porta che Inzaghi non ha chiuso completamente. Ecco, quindi vediamo un po' come andrà a finire. Signori, sono andato anche un po' lungo, perdonatemi. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo eventuale, diciamo sempre così, acquisto del Napoli, che comunque si sta per concretizzare. Un grande abbraccio, da Nischi.